pensi che per aprire un canale YouTube ti serve un'attrezzatura professionale. Non serve. Nemmeno questa fotocamera che uso da anni. Pensi che ti serva un pubblico già pronto ad ascoltarti. Non serve. Il pubblico arriva dopo, non prima. E se nessuno guarda i tuoi primi video, non hai sbagliato niente, è normale. Se sei un professionista e ti stai chiedendo se aprire un canale YouTube vale l'investimento di tempo, la risposta è sì. Ora ti spiego perché. Te lo dico con sicurezza, perché questi punti li sto vivendo ogni settimana. Questa fotocamera l'ho usata per anni. Fotografia, una passione nata nel tempo libero. Qualche lavoro occasionale e molto fatto gratis per imparare la composizione, la luce, il momento giusto da cogliere. Poi i telefoni sono migliorati, fotocamere sempre più buone, tutto immediato e condivisibile in un secondo. E gran parte di quel mercato, quello che conoscevo, è sparito. Restano i fotografi per eventi speciali, il resto l'hanno preso i telefonini. Mi è rimasta l'esperienza e la sensazione di aver investito energie e tempo in qualcosa che poi ho dovuto lasciare spazio a qualcos'altro. Quel qualcos'altro è diventato YouTube, ma non subito. Ci ho pensato per anni prima di iniziare. Sapevo cosa significa produrre contenuti video, l'impegno, il tempo che richiede, e avevo già un lavoro principale da portare avanti. Aprire un canale voleva dire aggiungere qualcosa di pesante sopra tutto il resto. Ma sapevo che se avessi voluto costruire qualcosa di mio, un business che potesse un giorno starmi accanto o anche sostituire quello principale, dovevo passare da qui, non c'era una scorciatoia. Ho valutato, ho rimandato e poi ho iniziato. E non ho imparato solo come si monta un video o come si scrive un titolo. Ho imparato a leggere i dati, le analytics, cosa funziona e cosa no, come migliorare guardando i numeri invece di andare a sensazione. Oggi uso questa esperienza per fare audit ai canali di chi è in difficoltà, trovare i punti critici, dare consigli che poi si vedono nei risultati di chi li applica. E ho imparato qualcosa che non conoscevo, come vendere. Io nasco tecnico, non venditore. Ho dovuto studiare come si costruisce un'offerta, come si gestisce una chiamata con un potenziale cliente per capire se posso aiutarlo, se c'è la corrispondenza giusta tra quello che serve a lui e quello che so fare io. Senza questa parte, tutta la mia competenza tecnica sarebbe rimasta inutilizzata. Se hai un canale e vuoi capire dove puoi migliorare, iscriviti alla newsletter. Trovi il link in descrizione. Ricevi subito un audit gratuito che puoi fare in autonomia. Non è stato e non è ancora tutto lineare. Ci sono periodi in cui i numeri scendono e restano bassi, periodi in cui i contatti per la consulenza non arrivano e con tutto il lavoro che richiede questo business è facile scoraggiarsi. Poi arrivano i periodi di ripresa, per un po' sembra che tutto funzioni, i numeri salgono, arrivano piccole soddisfazioni quasi ogni giorno. La cosa che mi fa continuare nei momenti bassi è guardare indietro, a dove sono partito rispetto a dove sono oggi. Quella distanza, la trasformazione, mi dà la spinta per continuare anche quando è difficile. Se sei un professionista e stai ancora valutando se aprire un canale YouTube vale il tuo tempo, smetti di pensarci e inizia. Non ti serve l'attrezzatura perfetta o un pubblico che ti aspetta. Devi solo iniziare e restare abbastanza a lungo per vedere dove ti porta. Io ci sono ancora dentro e resta un'idea geniale. Se il video ti ha dato la spinta che cercavi, in questo trovi un altro pezzo del percorso.